Quello che state guardando, signori, è un documento ufficiale del Congresso americano pubblicamente consultabile da chiunque, un rapporto del Congressional Research Service di febbraio 2022 incentrato sul riepilogo delle sovvenzioni americane in Israele e dimostra che dal 2000 a oggi oltre l'86% degli aiuti annuali americani a Israele ha finanziato sforzi militari, rappresentando circa il 16% del bilancio militare israeliano. Il budget per la difesa annuo di Israele, signori, è di 24 miliardi e qui potete vedere da documenti ufficiali che il 16% di quella cifra, ovvero 3 miliardi e rotti, vengono finanziati dagli Stati Uniti in un'unica soluzione direttamente dalla Federal Reserve. Questo documento pubblico dimostra che non solo l'86% degli aiuti annui americani a Israele hanno finanziato l'industria delle armi, ma che inoltre quelle cifre rappresentano il 16% del budget annuo della difesa israeliana. Qui non è che dici no, forse, non è così. Questa è una verità assoluta da carte ufficiali, chiaro? Gli americani finanziano le guerre di Israele con aiuti militari ogni anno. E ti illumino? Non è un segreto, chiaro? Non è un segreto. È una cosa ufficiale. Gli Stati Uniti forniscono bilateralmente aiuti militari a Israele, sistemi d'arma, F-16, ogni tipo di arma, soldi, personale, supporto, tutto. In questo fascicolo, oltre ai numeri, ci sono anche tutti i dettagli del caso. Il giornale L'Indipendente ha realizzato veramente un bell'articolo in merito. Complimenti. Ora, facciamo il punto della situazione, ok? Questo è un articolo delle Nazioni Unite che denuncia crimini di guerra da parte di Israele. Dico, le Nazioni Unite, capito? Qui abbiamo Amnesty International che denuncia inequivocabili crimini di guerra da parte di Israele. Qui abbiamo un'intera pagina Wikipedia che ci ripropone tutti i crimini di guerra di Israele dal 1948, una storia lunga più di 70 anni. Questa è un'inchiesta ufficiale delle Nazioni Unite, una vera e propria commissione d'inchiesta che raccoglie prove dei crimini di guerra commessi da ambedue le parti in Israele e nei territori palestinesi, capito? E nei territori palestinesi, dove la commissione d'inchiesta si è pubblicamente detta preoccupata per la punizione pubblica che Israele ha inferto alla Palestina, sottolineando infatti che, insomma, dai, i civili non c'entrano niente. Voglio dire, posso continuare all'infinito, no? 70 anni di pulizia etnica, chiaro? Non si tratta di prendere parti, ma di riproporre la storia ufficiale in modo oggettivo, neanche quella silenziata, ma proprio la storia ufficiale. Basta aprire qualsiasi libro di storia per capire il motivo di determinate dispute e conflitti. Ora, la domanda è solo una, giuro, solo una, ok? Solo una. Ma se abbiamo le prove e documenti ufficiali alla mano che i più grandi sostenitori militari di Israele sono gli Stati Uniti, la domanda sorge, no? Chi c'è realmente dietro a questo conflitto? Perché se mi vai in televisione a piangere per la guerra e a proporre la politica spiccia della finta sensibilità e poi pubblichi un rapporto dove mi dici che finanzi il 16% del budget militare di un paese così aggressivo, non sei neanche tanto furbo, no? Qualche domandina me la faccio, no? Andreotti diceva che una smentita è una verità ripetuta 2 volte. Chi c'è dietro? Quello che succede in Medio Oriente non devo di certo essere io a dirvelo, no? Venite continuamente bombardati di notizie. Quello però che farò oggi non è riportare la cronaca di guerra come Jimmy il reporter, ma parlarvi della stretta relazione fra lobby israeliane e governo americano. Un video su cui ho riflettuto molto, ok? Lo faccio? Non lo faccio? Può dare noia a qualcuno? Posso avere ripercussioni? Sai che ti dico? Ti dico che non me ne frega niente. Ecco cosa ti dico. Non sono le persone che dicono la verità quelle che devono avere paura, chiaro? Anzi, non sono di certo io che dovrei preoccuparmi. È chi fa del male che si deve preoccupare, ok? È chi fa del male che dovrebbe preoccuparsi perché con l'avvento di internet il tempo dell'omertà è finito e veniamo a prendervi. Gli attuali aiuti militari, cari signori, fanno parte del memorandum d'intesa, esattamente quello che state guardando dal sito ufficiale pubblico della Casa Bianca pubblicato nel 2016, un memorandum d'intesa decennale dal valore di 38 miliardi di dollari. Vi rendete conto? Altro che militarizzazione totale di un paese, 38 miliardi di dollari.
In questo memorandum ufficiale ci viene riferito che, sotto la guida del presidente Obama, la multiforme cooperazione tra Stati Uniti e Israele ha raggiunto livelli senza precedenti, capito? Senza precedenti. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la sicurezza di Israele. Il nuovo memorandum d'intesa decennale per l'assistenza alla sicurezza a Israele è il riflesso più recente dell'incrollabile impegno del presidente Obama per la sicurezza di Israele. Nell'ambito del nuovo protocollo d'intesa con Israele, l'amministrazione Obama ha assunto la più grande promessa di assistenza militare nella storia degli Stati Uniti. Capito, signori? Lo ripeto, qui viene scritto che nell'ambito del nuovo protocollo d'intesa con Israele, questo è stato firmato nel 2016, l'amministrazione Obama ha assunto la più grande promessa di assistenza militare nella storia degli Stati Uniti. E ora vi farò capire piano piano in che modo tutto questo viene orchestrato. Ovviamente tutti i link ai documenti e alle fonti ufficiali e ai documenti ufficiali verranno condivisi, come sempre a fine video, sul mio canale Telegram. L'AIPAC, che sta per American Israel Public Affairs Committee, è un gruppo di pressione americano e quindi una lobby, gruppo di pressione, nota per il forte sostegno allo Stato di Israele. E udite udite, è considerato il più potente e influente gruppo di interesse a Washington. L'associazione si definisce la lobby statunitense pro-Israele ed è un'organizzazione di massa i cui componenti comprendono democratici, repubblicani, indipendenti, chiunque sia interessato nella politica americana deve tener conto delle influenze di questa lobby. L'associazione è autofinanziata e parliamo di giganti, chiaro? Giganti. Per decenni l'AIPAC ha esercitato pressione sui membri del Congresso e più in generale sulle alte sfere del potere americano affinché gli Stati Uniti interrompessero ogni traffico di armi con gli stati arabi, stemperassero i toni della critica rivolti contro i crescenti insediamenti irregolari israeliani e non riconoscessero l'OLP come una legittima organizzazione. Ma soprattutto l'AIPAC, questa lobby, cari amici, cosa ha fatto? Ha sempre cercato di fare in modo e in maniera che la linea politica adottata da Washington in Medio Oriente si spostasse con gli interessi del partito israeliano nazionalista liberale di centrodestra, oggi guidato da Benjamin Netanyahu. Le Political Action Committee sarebbero le lobby, ok? Gruppi di pressione, però vengono regolamentati attribuendogli questa sigla, le Political Action Committee, che finanziano e fanno girare interessi e quattrini per favorire determinate politiche di comodo. Ecco cosa fanno le lobby. Ad oggi sono 20 i Political Action Committee autorizzati a distribuire finanziamenti per indirizzare la politica americana in favore di Israele. A Washington, sono 20. L'AIPAC fino al 2021 ha svolto un ruolo devastante alla guida nella distribuzione dei fondi da parte dei suoi circa 100.000 membri. Avete capito? 100.000 membri. E che cosa fanno? Molto semplice. Gestiscono direttamente i soldi dei propri membri per la distribuzione ai legislatori e ai candidati presidenziali. Nel 2022, anno delle elezioni di metà mandato, l'AIPAC ha finanziato la politica americana con circa 23 milioni di dollari, distaccando ogni altra lobby filo-israeliana e segnando così ogni record di spesa da parte di una lobby sionista in America. L'AIPAC ha versato 4,7 milioni ai repubblicani e 7,9 ai democratici, mentre 10,5 milioni di dollari sono stati donati direttamente ai candidati. Cosa significa questo? Significa che loro, che vincano i repubblicani o i democratici o chiunque altro, sono a posto, chiaro, a postissimo. Avranno sempre un'amministrazione finanziata da loro che farà gli interessi di Israele, che siano repubblicani o democratici. L'Indipendente nel suo articolo ci riporta che uno dei più recenti successi politici ottenuti dalla lobby sionista americana, l'AIPAC, si è realizzato sotto l'amministrazione Trump. Esatto, pensavi che lui fosse Jimmy l'eroe? No, non lo è. Anche lui è un burattino delle lobby israeliane che ha spostato l'ambasciata statunitense in Israele dalla capitale internazionalmente riconosciuta, Tel Aviv, a Gerusalemme, scatenando le ire più disparate dei palestinesi e del mondo arabo-islamico, continuando ad alimentare il malcontento in quella che è già di per sé una polveriera e dando per scontato che gli Stati Uniti appoggiassero l'idea israeliana secondo cui non esiste una Palestina. Chiaro?
Chi è invece il miglior amico delle lobby israeliane? È Biden, hai capito bene. Viene riferito nero su bianco da Wikileaks all'interno di email top secret, letteralmente, scambiate fra i membri del Dipartimento di Stato americano sotto l'amministrazione Obama quando Biden era vicepresidente. Biden è il miglior amico di Israele. E anche il capo di maggioranza al Senato sotto l'attuale amministrazione Biden. Ripeto, sotto l'attuale amministrazione Biden, guarda che caso. Altra figura potentissima in America, Chuck Schumer, capo di maggioranza al Senato, cari signori, di cui parla Wikileaks, che al tempo era il governatore dello stato di New York, se non erro, è uno degli amiconi delle lobby israeliane a Washington. Ecco che il cerchio si chiude. Chi è che finanzia la politica americana? Le lobby israeliane. E chi è che finanzia la macchina bellica israeliana? Gli Stati Uniti. E tutto questo non attraverso deduzioni personali, ma attraverso dati ufficiali alla mano. Che i più grandi finanziamenti nella storia degli Stati Uniti in ambito militare siano stati forniti a Israele in ambito militare, signori, non lo dico io non sono nessuno, ma lo dice un memorandum ufficiale della Casa Bianca. Con il termine sionismo, signori, e penso che non sia scontato per niente spiegarlo perché al giorno d'oggi molti specie online si riempiono la bocca con termini che nemmeno conoscono per sembrare più intelligenti, con il termine sionismo si intende un'ideologia politica il cui fine è l'affermazione del diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico e il supporto a uno Stato ebraico in quella che è definita terra di Israele. Ora, c'è un piccolo problema, ma piccolino, piccolino. Quella che per i sionisti sarebbe la terra di Israele, in realtà è la Palestina, o per meglio dire, chiariamo, era la Palestina prima della metà degli anni 40, perché poi sappiamo tutti com'è andata, no? La terra di Israele, cari signori, è la regione che, secondo il Tanakh e la Bibbia, fu promessa da Dio ai discendenti di Abramo attraverso suo figlio Isacco e a tutti gli israeliti. Quindi c'è anche tutta una correlazione biblico-religiosa, no? Alle pretese territoriali, eccetera. E non esiste cosa più pericolosa del bigottismo religioso, dell'estremismo e della convinzione di dover regnare o occupare un determinato territorio per diritto divino. Sai l'unico diritto divino che dovrebbero prendere in considerazione le persone su questo pianeta quale dovrebbe essere? Te lo dico io, perché mi sa che non l'ha capito nessuno. Dovrebbe essere il diritto divino della pace e al rispetto reciproco. A me, le persone che compiono stermini in nome di un Dio misericordioso non piacciono. Il termine terra di Israele, attenzione alle parole, lo dico sempre, attenzione alle parole. Il termine terra di Israele, cari amici, non deve essere confuso con l'attuale Stato di Israele, che è uno Stato politico moderno più piccolo, compreso all'interno di alcuni di quelli che dovrebbero essere i confini biblici e storici definiti. Dopo la guerra dei 6 giorni del 1967, il termine e il concetto sono stati politicizzati e usati per giustificare le politiche dei partiti israeliani di destra, come il Likud, ossia il partito dell'attuale primo ministro dello Stato di Israele. Voglio dire, se dovessero espandersi in nome dei testi sacri e creare lo Stato di Israele all'interno di quella che secondo i testi sacri era la terra di Israele concessa da Dio a Mosè, no? Già questo sembra una barzelletta, però se dovessero farlo dovrebbero invadere la Siria, sconfinare in Egitto, Libano, Cisgiordania, eccetera. Qual è il senso? Perché non lasciate vivere le persone in pace? L'autodeterminazione del popolo ebraico. Esattamente, scusate, perdonate la mia ignoranza. Ma cosa c'entra con lo sterminio del popolo palestinese? Perché, ora, dai, non facciamo gli ipocriti, se no mi altero, capito? Ma anche loro hanno attaccato. Signori, aprite la mente. Qui non è da pochi mesi che va avanti la storia, chiaro? Non è iniziata con l'ultima disputa di cui sentite parlare in televisione. Israele compie pulizia etnica in Palestina dalla metà degli anni 40. Oh, ma ti svegli? Lo dice la storia, Lo dice la storia, non un Jimmy mascherato qualsiasi. Se ti leggi la storia, imparerai questo. Fine. Non c'è un altro modo di vedere le cose. Non si può non essere d'accordo con l'oggettivo scorrere degli eventi. E invece sì, si può, direi come si può. Si può perché il primo ministro di Israele ha un'altra versione dell'Olocausto, quindi non è d'accordo con l'oggettivo scorrere degli eventi. Perché durante una visita in Germania ha riferito che secondo lui sarebbe stato un palestinese, guarda che caso, no? Ma proprio un palestinese, sì, sarebbe stato secondo lui un palestinese che avrebbe consigliato Baffetto, capito?
Basta scrivere 2 o 3 parole chiave su YouTube per trovare l'esatto momento in cui lo dice. Questo viene riportato dal Washington Post, ancora, visto che, no? Io e le fonti ormai siamo una cosa sola. Il Washington Post riporta che, testualmente, Netanyahu dice che un palestinese ha dato a baffetto l'idea dell'Olocausto. E guardate anche cosa scrive però il Washington Post. Scrive che gli storici dell'Olocausto lo hanno smentito, hanno subito detto che si sbagliava. E addirittura, cari signori, la cosa è stata talmente imbarazzante, ma immaginati, no? Che i tedeschi lo hanno educatamente smentito, riferendo che la responsabilità dell'Olocausto è stata solo la loro. Cioè, ti rendi conto? Un chiaro messaggio di incitamento contro i palestinesi. Ce lo spiega l'attivista Karim Rohana, che tra l'altro 2 mesi fa è stato pedinato e aggredito a Roma. Ha detto questo il caro primo ministro di Israele per sottintendere che quindi una ripercussione a mo' di olocausto verso i palestinesi sarebbe giustificata, no? Quando tutti i più grandi esperti mondiali dell'olocausto, quando tutti i più grandi studiosi dell'olocausto, molti ebrei tra l'altro, hanno riferito che quello che ha detto è falso. Chiaro, falso. Nessun palestinese ha consigliato baffetto sul destino degli ebrei durante l'olocausto. Quello che viene affermato è falso ed è un giochino mentale molto pericoloso. Avete capito da chi sono militarmente finanziati queste persone? Sono militarmente finanziati dalla prima superpotenza atomica e militare del mondo, gli Stati Uniti d'America, e sono molti gli esponenti dell'ebraismo che reputano Netanyahu come la brutta faccia del sionismo ebraico. Quando Joe Biden, cristiano cattolico, ha incontrato il primo ministro israeliano e il suo gabinetto di guerra durante la sua ultima visita in Israele, il presidente degli Stati Uniti ha detto: non credo che dobbiate essere ebrei per essere sionisti, e io sono un sionista. Cioè, questo lo riporta Reuters, capito? Ti rendi conto? Il presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe essere, insomma, dai, bipartisan, no? Ha detto che è un sionista. E certo che è un sionista, te lo dico io perché è un sionista. Lo dice non a caso, attenzione, non a caso, lo stesso Biden, perché è colui che ha ricevuto il maggior numero di fondi dalle lobby filo-israeliane negli ultimi anni. Ecco perché dice di essere un sionista. E ancora, i dati sono ormai di dominio pubblico. Biden ha ricevuto 4,2 milioni di dollari dal 1990 ad oggi, quasi 10.000 euro al mese. In questo arco temporale, secondo i dati disponibili, le lobby israeliane hanno elargito la bellezza di 210 milioni di dollari ai vari candidati, di cui 128 milioni ai democratici, 80 ai repubblicani e 2 milioni a candidati indipendenti. Ecco fatto come si finanzia la politica americana in cambio di favori. E attualmente, nell'attuale scenario geopolitico mondiale, gli americani si stanno letteralmente giocando tutto. Vediamo oggi, cari amici, come gli americani appoggino comunque l'azione sionista nonostante il comportamento di Israele possa distruggere, se non l'ha già fatto, il lavoro statunitense per una pacificazione in Medio Oriente, che si voleva ottenere con gli accordi di Abramo, in modo da isolare l'Iran. Gli accordi di Abramo, fortemente incitati da Trump, e qui spezzo una lancia a suo favore, che volevano portare, diciamo, un accenno di pace, sono una dichiarazione congiunta fra Israele, Emirati Arabi e Stati Uniti, raggiunta il 13 agosto 2020. La dichiarazione ha segnato la prima normalizzazione delle relazioni tra un paese arabo e Israele. E tutto quello che sta succedendo in questi mesi, cari amici, l'appoggio degli americani all'azione ostile di Israele, sta distruggendo ogni sorta di spiraglio di pace fra mondo arabo e Occidente. Divide et impera. E questo perché una destabilizzazione del Medio Oriente porta svariati benefici a paesi come gli Stati Uniti, e non solo, che possono andare lì e sfruttare risorse. E tutto questo sotto gli occhi del mondo intero. Per oggi, cari signori, è tutto. Se il video ti è piaciuto, se hai apprezzato l'impegno e soprattutto il coraggio, aiutami con un like, non ti chiedo altro. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu! Il progetto Gateway tradotto integralmente in italiano, un approccio scientifico alla parapsicologia. Che cos'è la coscienza? Sopravvive la morte fisica? La pagina nascosta del progetto Gateway, la scienza degli antichi, i nuovi progetti brain dei governi, remote viewing, viaggi fuori dal corpo, meditazione trascendentale, la vera Matrix a cui sei sottoposto,
Sogni e parapsicologia, esperienze di pre-morte e carte ufficiali alla mano, nuovi e inediti documenti sulla metafisica tradotti in italiano. Tutto questo nel mio nuovo libro, The Gateway Secret, le potenzialità nascoste del cervello umano e i documenti segreti della CIA sulla coscienza. Molto presto, fuori ovunque.